Buongiorno ragazzi! Ciao, bentrovati, buongiorno! Nuova giornata nella capitale della Slovenia, Lubiana. Abbiamo dormito lungo il fiume con il nostro Charlie, notte tranquilla, vero? Tranquilla, silenziosa, qualche macchina è passata, ma alla fine quando è calato, diciamo, il buio non ci sono sentiti rumori, pensavamo ai schiamazzi, parti da parte degli abitanti, invece è stata una nottata molto tranquilla. Niente, adesso proseguiamo, vogliamo vedere il mercato che si concentra particolarmente nel fulcro, nel centro della città e dice essere particolarmente vivo il sabato mattina. Siccome è sabato mattina Sì. e noi andiamo. Start a new world today. Life is given as a tree. Whatever you will grow in me, I'll land on my 2 feet. I'm hanging around. Ripercorriamo anche il fiume che abbiamo visto ieri, questa bellissima città, il fiume Ljubljanica. Non so se è K o Lubianica. O Ljubljanica. Lubianica. Gli accenti sono un po' difficili. Perdonateci se qualcuno parla sloveno perché è terribile la pronuncia, quindi perdonateci. Comunque è una bellissima giornata, questo è quello che conta, non c'è vento come c'era ieri, c'è una luce pazzesca, bellissima e è già vivissima, sono le 9:30, 10 del mattino, c'è già un sacco di gente in giro, ma tanta, quindi direzione ancora mercato, però il problema è che ci fermiamo 7527 volte a fare foto e video. Poi come hai detto ieri ci sono tantissimi ponti, uno più bello dell'altro. Quindi di fatto quando arriveremo noi al mercato sarà chiuso. Sto scherzando naturalmente, ce la faremo. Stiamo percorrendo le vie centrali e siamo nel vero fulcro della città che devo dire è molto bella. Sempre più sorprendente. Ci troviamo in questo momento nella piazza civica, che è proprio il cuore veramente pulsante, il centro di tutta Lubiana. È, oltre che romantica, con questi palazzi, con questi merletti, con queste guglie, ha la particolarità di essere pavimentata con tutti i sanpietrini, quindi la rendono ancora più caratteristica. Qui alla nostra sinistra c'è il palazzo del municipio e dietro di noi vedete l'obelisco, la fontana, con questi formata da 3 bocche, diciamo, che buttano acqua, è ad opera di un italiano, Francesco Robba. Questa bellissima piazza l'abbiamo attraversata ieri, dove c'erano tutti i banchi alimentari di street food internazionali. Ora proseguiamo il lungo fiume e andiamo verso il mercato. Degna di nota anche la fontana per lavarsi le mani, qui vicino alla zona mercato, e ieri sera c'era anche il sapone disponibile. Sono queste piccole chicche che noi notiamo, insomma, non si trovano in tutte le città. Vero.
En mir ist E siamo finalmente all'interno del mercato. Stiamo attraversando, dopo aver visto tutta la sezione dedicata ai fiori, la parte alimentare con tutta la frutta e la verdura. Abbiamo fatto un bel giro all'interno del mercato. la parte alimentare, così diciamo a prima occhiata ci sembrano i prezzi un pelino alti. Ora noi siamo un po' fuori dai prezzi del mercato, anche perché veniamo dai prezzi della Turchia, Sì, e effettivamente vero. lì sono tutti molto bassi, specialmente nel mercato alimentare. Qui ho visto sotto a 5 euro non c'è nulla, ci sono dei prezzi insomma un po' altini, Sopra la media a cui sopra siamo la media, abituati. ecco, ma probabilmente o sono comunque rincarati i prezzi in generale, o forse qui in Slovenia praticamente non si trova niente sotto a quella cifra, ecco. Niente, ora proseguiamo, c'è anche la parte diciamo di vestiario, borse, abbigliamento e tutto quanto, quindi diamo un'occhiata un po' in generale. Qui ci troviamo nella piazza del teatro per i bambini, dove c'è un curioso orologio che ogni ora fa un rintocco molto particolare e pare che a mezzogiorno ci sia un promettente spettacolo delle marionette. Qui dietro di me vedete il castello e c'è anche la funicolare per salire al suo interno. Per chi non volesse fare tutte le stradine interne molto ripide, a quanto si legge, per salirci a piedi. Stradine che anche loro hanno un fascino tutto particolare. E noi, se ce la facciamo, vogliamo vedere questo borgo interno, che poi è quello più storico, che porta appunto su in alto al castello. Ne beneficerebbero anche le nostre immagini. Quindi ringraziateci con un likeone, likissimo. Eccolo, guarda, viene l'acqua. Abbiamo il Mr. Canguro, basta premere la pulsantiera ed esce l'acqua dalla sua bocca. Yuppie! Che acqua fresca, buonissima! Siamo riusciti a vedere lo spettacolino. Bellissimo! Come i bambini! Come i bambini, come i bambini. Every time you need me, I'm telling you I'm here to stay. Looking at your castle, I'm pretty sure you're safe, but still afraid. I'm walking in your garden, knowing what you're dreaming of.
Da qui inizia la salita per il castello con queste viette molto carine. Abbiamo deciso di andare su con la funicolare, il prezzo sono 3 euro, poco più, e fare solo andata. Al ritorno faremo invece il giro. Esatto, così riusciamo a vedere anche queste stradine particolari storiche che promettono di essere molto interessanti e ci risparmiamo un po' le gambine e i piedini. Soprattutto in salita. Abbiamo fatto i biglietti solo andata, ora aspettiamo il nostro turno e saliamo su al castello. So you've been fighting demons. I promise I will break the spell. You don't need that armor. E saliamo con la funicolare. Even though you wear it well. Noi scendiamo così. Lower down the bridge and let me in. Will you? You'll never get to know me from within. Vari interventi sul castello, come l'hanno riammodernato, abbiamo letto che hanno fatto molteplici interventi a questo castello negli anni. Siamo in cima al castello, Over the top. over the top. Ora facciamo un bel giro e andiamo a vedere anche il panorama che si vede da qua sopra. C'è gran musica, confusione perché c'è uno spettacolo per i bambini di artisti di strada, quindi sentite questa musica di sottofondo. Qui potete vedere all'opera una stampante 3D mentre va a creare queste bellissime statuette e riproduzioni della vita del castello. E guardate come siamo bellini con il nostro cuore di Lubiana. Momento romantico. Momento romantico, un bacino. Ci vuole, ci vuole. E la torre dietro con le bandiere che sventolano. E ora anche una foto, di ricordo. Sì. E qui abbiamo anche il torneo di Dungeons and Dragons. È un gioco di ruolo. Giochi di ruolo, ma all'interno del castello è molto più bello. Poi giocano sotto a questo bellissimo albero, al fresco, all'ombra, cioè ci sono anche bimbi. È un bellissimo spazio anche per i bambini, quindi un consiglio veramente, se avete anche dei bimbi, veniteci perché Lubiana è una città anche per loro. Siamo all'interno della torre pentagonale dove possiamo ammirare la mostra di Anna Lazowski. Qui siamo all'interno di un'altra torre dove possiamo ammirare tutte le bottiglie di vino del pregiatissimo vino della Slovenia, per cui la nazione va molto fiera nel mondo. Qui abbiamo un'armatura molto possente.
Facciamo un'altra rampa di scale e andiamo al livello superiore. Ed eccoci arrivati sul terrazzo superiore, possiamo ammirare da qui tutto il panorama sul cortile interno del castello e dal lato opposto sulla città. Molto curato, veramente. In questo momento c'è uno spettacolo del mago sul palco, quindi sentite questa cassa sotto. I bambini sono incollati lì. Il castello di Lubiana è uno dei maggiori simboli della città. Anticamente era una fortificazione. Come vi dicevo, era una fortezza medievale, si pensa la sua costruzione fosse intorno all'XI secolo. Aveva un ruolo difensivo e fu costruito per i signori di Carniola. Attualmente è una delle maggiori attrattive turistiche della capitale, nonché anche uno spazio e un luogo culturale. Da questa finestrina possiamo godere anche l'affaccio su quest'altro versante della città. Thank you, bye. Bye bye, have a nice day. Ma Marta mi è impazzita, dà la mano al muro, ma vi rendete conto? È il castello che mi dà la testa. Siamo entrati ora nel penitenziario, ma non ci hanno rinchiuso, eh? No. Piccolo, stretto, c'è un sacco di gente. Questa è una cella. Che c'è in Gattabuia? C'è un tizio lì. Non si vede. È scuro. È molto scuro. Ma d'altra parte le gattabuie non si chiamerebbero gattabuie se non fossero buie. Gli ossi. Qui ci sono tutte le inferriate, le porte delle prigioni. Sembra di essere in un atelier. Un atelier proprio di quelli splendidi, vero? Mamma mia, è inquietante, eh. Almeno avevano una finestra sulla città. Lasciamo questo festoso castello Con un giullare di corte. con il giullare di corte e percorriamo la stradina che porta giù alla città. Stavamo facendo una considerazione con Fede. Allora, avevamo letto dei pareri contrastanti sulla visita del castello. Il castello ci è piaciuto, è molto bello. Tutta la parte che avete visto è completamente gratuita, cioè non ha ticket. Il ticket c'è soltanto per 2 sale aggiuntive, ovvero un museo al secondo piano e l'accesso superiore alla torre. Noi siamo arrivati fino a un certo livello, poi per salire e vedere il panorama dalla torre, quella superiore, è necessario il biglietto. Il biglietto però abbiamo visto che costa per gli adulti 12 euro. Se volete l'audioguida arriva addirittura a 16 euro a persona.
quindi ci sembra un po' eccessivo e secondo noi non ne vale la pena. Avevamo letto anche altri blog di viaggio, sapete, ci informiamo un po' sul web e molte persone infatti dicevano che si può fare una bella visita comunque senza biglietto, di tutte le parti libere come appunto avete visto, e che non ne valeva la pena. Noi gli abbiamo dato ascolto e effettivamente secondo noi è così. Ora facciamo un bel giro del giardino, del parco che circonda tutto il castello. Siamo sempre alti sulla collina, vi ricordate abbiamo preso la funicolare e già da qui si vede un bellissimo panorama. La torre, quella a pagamento, è poco più sopra, quindi non è che ne valga proprio appunto così la pena di che sei a livello zero e poi sali in cima. E poi si sta benissimo, c'è un fresco, un'ombra, comincia a diventare caldo lassù. Ora è l'ora di pranzo. Ecco, mi hai anticipato, stavo per dire che si avvicina anche l'ora di pranzo. Capite come sono messa io, sì? Come avere un bambino piccolo che ti dice mamma ho fame, mamma ho fame. Io c'ho lui. Però bisogna fare una discesa da collina per raggiungere il posto dove mangiare. Quindi ancora c'è da aspettare. Sul castello vedete che svettano due bandiere. Quella bianca e verde è la bandiera della città di Lubiana, che riporta appunto il simbolo della città, come vi dicevo prima, ovvero il castello. Sopra il castello c'è il draghetto verde, che anch'esso è un simbolo, e è quelli meglio perché sono 4, posti sul famoso ponte che abbiamo visto ieri. La bandiera a fianco ovviamente è la bandiera nazionale del paese, della Slovenia. Nel 1991 fu aggiunto al tricolore lo stemma. Il monte rappresenta la cima famosa delle Alpi slovene, che è il Triglav, mentre le 3 stelle gialle sul fondo blu rappresentano lo stemma dell'antico ducato di Celie. Le piccole onde sotto rappresentano i fiumi e le onde del mare Adriatico. Negli anni 1991-1992, come ben sapete tutti, è caduta la ex Jugoslavia. Dopo questa caduta sono nati 6 nuovi stati, uno dei quali appunto è proprio la Slovenia. Per chi volesse c'è anche il trenino che vi porta su al castello, ovviamente tutto elettrico. E qui abbiamo anche un vecchio mulino, si vede bene la macina dietro questi vetri, ma non si può entrare. Ora ragazzi facciamo la discesa, ma forse era più facile la salita perché c'è una pendenza. Questa è una discesa nera, è molto impegnativa, sì sì. Più che altro c'è tutta la ghiaietta sotto ed è scivolosissima, si fa una fatica. Abbiamo fatto bene a prendere la funicolare. Almeno all'andata sì. E la fame sale, aumenta. E dopo aver fatto la discesa ci rimettiamo nelle vie storiche della cittadina.
Qui abbiamo una cioccolateria con le palle del drago. E il drago cosa fa dopo aver mangiato? Ecco cosa fa, quella! Dei nostri amici ci hanno detto anche di stare attenti agli orsi. E qui ne troviamo uno, però è abbastanza tranquillo. E non è di cioccolata, No. È tutto intagliato di legno, c'è un bellissimo negozio di articoli di legno, bellissimi negozi in questa città. No. Ah, ok. Blueberry. It is, Slovenia has a lot of forest. 64% of Slovenia is covered with forest, so lots of forest, lots of wild blueberries. Ah, ok. And they take the blueberries, so it's blueberry sugar, Ah, ok. alcohol, that's it. Ok, very good. Cheers. It's, Cheers. enjoy. Cheers. In Thank you. Slovenia we say nazdravi. Nazdravi. Health. Abbiamo trovato questo assaggino. Di mirtilli. È un liquore di mirtilli che ci ha fatto vedere la signora, che lo mettono nella bottiglina, addirittura proprio il mirtillo intero. E salute in sloveno si dice nazdravi. Nazdravi? Right? Nazdravi. Ok, thank you very much. Enjoy. In questa vetrina vedete la potica, che è il dolce tipico della Slovenia. La potica, che è un dolce tipico tradizionale, o putizza, il nome lo trovate scritto sulla vetrina perché questo negozio vende soltanto questi dolci tipici, è un dolce tradizionale sloveno, tipico anche delle feste. È una pasta arrotolata, all'interno molto ricca di miele, noci, e viene venduta praticamente in ogni negozio, viene mangiato tantissimo dagli sloveni. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, 'cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside and I kind of feel like calling, but it's too late now, I just miss you. Dopo aver attraversato tutte queste vie colorate, andiamo adesso a vedere la chiesa di San Giacomo. We were such a constellation, right? No, you'd agree. Made a reputation for ourselves at age 18. We had the devil on our shoulders telling us what we should do. I wonder if you think about. Siamo tornati su Charlie dopo una bella camminata di ben 6,5 km. Ora Marta mi sviene appena sente questa informazione. Abbastanza. Però avevamo bisogno di ricaricare le batterie, avevamo bisogno del bagno e di farci un pranzetto un pochino più leggero. Ci facciamo 2 piadine con il guacamole fatto da Marta, che è delizioso, spettacolare. Ci metteremo pomodori, Sì, un po' di insalata, una cosa un pochino più un leggera. po' di tonno. Appunto, ricaricare le batterie, oltre che le nostre, anche quelle del cellulare, della GoPro, abbiamo esaurito tutto perché abbiamo registrato tantissimo. Quindi qui abbiamo tutto carico, mentre mangiamo ricarichiamo tutto e poi l'idea è di lasciar passare quest'oretta, che ora è particolarmente caldo oggi. È caldo. E aspettiamo un attimo che abbassi la temperatura e facciamo di nuovo un giro in centro della parte che ci manca. Poi abbiamo praticamente completato tutto il tour di Lubiana. Prima piadina pronta, ora ci si mette un po' di guacamole, tonno, abbiamo i pomodori, qui c'è la seconda che si sta scaldando, La seafood. un po' di rucolina e abbiamo anche dalla Toscana la pancetta rigatino. A questo punto, affamati come non mai, vi salutiamo, vi ringraziamo per aver visto anche questo nostro video. Fino a qua.
Se volete vedere il proseguo del tour di Lubiana, seguiteci nel prossimo video. Vi mandiamo un salutone. Iscrivetevi al canale e un bel mi piace, mi raccomando. Grazie a tutti. Ciao, a presto. Alla prossima, ciao! Ciao.